vorrei spiegarvi come realizzare un classico pizzo che può essere utilizzato per asciugamani, per rifinire capi di abbigliamento, per copertine. È un pizzo molto molto semplice e per la sua realizzazione io utilizzo, e anche per il mio progetto, utilizzo il Perlina Special della Mistrico. È un 100% microfibra, 100 grammi sono 340 metri e si lavora con l'uncinetto e i ferri del 3,5 e del 4. Io utilizzerò l'uncinetto del numero 3, quindi come si realizza? Dobbiamo avviare 20 catenelle, quindi avviamo 20 catenelle. Ho avviato le mie 20 catenelle, adesso partendo dall'uncinetto lavoro una, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, filo sull'uncinetto, vado nella catenella successiva e lavoro una maglia alta, filo sull'uncinetto, nella catenella successiva lavoro una successiva maglia alta ed ho lavorato 3 maglie alte. Adesso lavoro 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto 5 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Nella successiva vado a lavorarmi una maglia alta, filo sull'uncinetto, una seconda maglia alta sempre nella stessa catenella di base, lavoro 2 catenelle ed altre 2 maglie alte sempre nella stessa maglia di base, quindi creo un ventaglio, una e 2. Poi lavoro 2 catenelle, una e 2, filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, quindi una e 2, nella successiva mi vado a lavorare una maglia alta, una, nella catenella seguente una successiva maglia alta e sono 2 maglie alte. Poi lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, salto 8 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nell'ultima catenella mi vado a lavorare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, nella stessa catenella di base vado a lavorarmi una nuova maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, una nuova maglia alta sempre nella stessa catenella di base, 3 catenelle, 1, 2, 3, una nuova maglia alta sempre nella stessa catenella di base. Quindi nell'ultima catenella ho lavorato 4 maglie alte separate dalle 3 catenelle. Questo è il primo giro. Adesso lavoro una catenella, volto il lavoro, mi lavoro una maglia bassa sopra la maglia alta sottostante, filo sull'uncinetto, vado nella terza catenella e mi lavoro
una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto nella stessa catenella di base, mi vado a lavorare 3 maglie alte, quindi una, due e 3. Filo sull'uncinetto, lavoro la mezza maglia alta, poi mi lavoro una maglia bassa nell'ultima catenella, poi lavoro una maglia bassa saltando la maglia alta, una maglia bassa nella prima catenella successiva, filo sull'uncinetto, nella terza catenella, quindi nella catenella centrale, mi vado a lavorare la mezza maglia alta, filo sull'uncinetto le 3 maglie alte, quindi una, due, 3, la mezza maglia alta, e la maglia bassa nell'ultima catenella. Poi lavoro una maglia bassa nella prima catenella successiva, filo sull'uncinetto nella catenella centrale, mi vado a lavorare la mezza maglia alta, le 3 maglie alte, quindi una, due e 3, la mezza maglia alta e la maglia bassa nell'ultima catenella. Poi lavoro una, due, 3, 4, 5 catenelle, salto 4 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4. Nella catenella seguente mi vado a lavorare una maglia alta, nella catenella successiva una nuova maglia alta, mi lavoro 2 maglie alte sopra le successive 2 maglie alte, una e 2, 2 catenelle, 1, 2, vado nell'arco di 2 catenelle tra le maglie alte e mi lavoro un nuovo punto a V doppio, quindi una maglia alta, una seconda maglia alta, le 2 catenelle e altre 2 maglie alte, una e 2. Poi lavoro 2 catenelle, una, 2, vado nell'arco di 5 catenelle e mi lavoro una maglia bassa, 2 catenelle e mi lavoro 3 maglie alte sopra le successive 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. Ed ho terminato anche il secondo giro. Vedete che inizia a prendere forma con con questo fiore che si forma alla fine del giro. Adesso lavoro una, 2, 3 catenelle, volto il lavoro,
lavoro 2 maglie alte sopra le successive 2 maglie alte, una e 2, lavoro 5 catenelle, 1 2 3 4 5, vado al centro dell'arco di 3 catenelle e mi lavoro un doppio ventaglio, cioè 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, quindi una, 2, 2 catenelle, 2 maglie alte, una e 2, poi lavoro 2 catenelle, mi lavoro 4 maglie alte sopra le 4 maglie alte, una, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi una maglia alta nella prima catenella, lavoro una successiva maglia alta nella catenella seguente, poi lavoro 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6, filo sull'uncinetto, vado al centro del secondo petalo sopra la maglia alta centrale, le 3 maglie alte, la maglia alta centrale, e mi lavoro una maglia alta, 3 catenelle, sempre nella stessa maglia di base mi vado a lavorare una seguente maglia alta, 3 catenelle, maglia alta, 1 2 3 catenelle e lavoriamo una quarta maglia alta, ed abbiamo terminato anche questo giro. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato le 4 maglie alte sopra le 4 maglie alte, 2 maglie alte nelle prime 2 catenelle, 6 catenelle di separazione, saltiamo il primo petalo e andiamo sul secondo petalo, e sopra la maglia alta centrale delle 3 maglie alte lavoriamo le 4 maglie alte separate da 3 catenelle. Adesso lavoriamo una catenella, voltiamo il lavoro, lavoriamo una maglia bassa sopra la maglia alta sottostante, filo sull'uncinetto, sopra sopra la seconda catenella, quindi la catenella centrale, andiamo a lavorare una mezza maglia alta, 3 maglie alte, una, 2, 3, sempre nella catenella sottostante, una mezza maglia alta, una maglia bassa nell'ultima catenella, saltiamo la maglia alta, nella prima catenella lavoriamo la maglia bassa, filo sull'uncinetto, nella catenella successiva, quindi quella centrale, lavoriamo la mezza maglia alta, le 3 maglie alte, una, 2 e 3, poi lavoriamo la mezza maglia alta e la maglia bassa nell'ultima catenella,
saltiamo la maglia alta, andiamo nella prima catenella e lavoriamo la maglia bassa, filo sull'uncinetto, andiamo nella catenella successiva e lavoriamo la mezza maglia alta, le 3 maglie alte, una, 2, 3 e la mezza maglia alta. Poi lavoriamo una maglia bassa nell'ultima catenella. Poi lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, saltiamo 4 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, 4, nella successiva filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare una maglia alta. Nella catenella successiva lavoriamo una nuova maglia alta ed andiamo a lavorare le 6 maglie alte sopra le 6 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 2 catenelle, 1, 2, filo sull'uncinetto, andiamo al centro delle 2 catenelle, lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1, 2 e altre 2 maglie alte, 1 e 2. Poi lavoriamo 1, 2 catenelle, andiamo nell'arco di 5 catenelle, ci lavoriamo una maglia bassa, lavoriamo altre 2 catenelle, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare 3 maglie alte sopra le successive 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. Ed abbiamo terminato anche questo giro. Adesso lavoriamo una, 2, 3 catenelle e voltiamo il lavoro, lavoriamo 2 maglie alte sopra le successive 2 maglie alte, una e 2, lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, filo sull'uncinetto, vado nell'arco di 2 catenelle e mi lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, le 2 catenelle, 1, 2 e altre 2 maglie alte, 1 e 2. Poi lavoro 2 catenelle, 1, 2, mi vado a lavorare tutte le maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poi lavoro una maglia alta nella catenella successiva ed un'ulteriore maglia alta nella catenella seguente, quindi ho lavorato 10 maglie alte. Adesso lavoro 1, 2, 3,
4, 5, 6 catenelle, filo sull'uncinetto, salto un petalo e vado a lavorare sopra la seconda maglia alta delle 3 maglie alte, quindi sulla maglia alta centrale. Mi vado a lavorare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3. Nella stessa maglia di base lavoriamo una seconda maglia alta, 1, 2, 3, una terza maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 e lavoriamo una quarta maglia alta. Ed abbiamo terminato anche il quinto giro. Adesso cosa facciamo? Catenella, voltiamo il lavoro, vado a lavorarmi la maglia bassa sopra la prima maglia alta, filo sull'uncinetto, sopra la seconda catenella, quindi la catenella centrale, mi vado a lavorare la mezza maglia alta, le 3 maglie alte, una, 2, 3, la mezza maglia alta e la maglia bassa nell'ultima catenella. Salto la maglia alta, vado nella prima catenella e mi lavoro la maglia bassa, vado sopra la catenella successiva e mi vado a lavorare la mezza maglia alta, le 3 maglie alte, una, 2, 3, poi mi lavoro la mezza maglia alta e vado a lavorarmi una maglia bassa nell'ultima catenella. Poi salto la maglia alta, vado nella prima catenella e mi lavoro la maglia bassa, filo sull'uncinetto, vado nella seconda catenella, mi lavoro la mezza maglia alta, le 3 maglie alte, una, 2 e 3, lavoro la mezza maglia alta e una maglia bassa nell'ultima catenella. Poi lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 3 catenelle, 1, 2, 3 e 4, scusatemi, 4 catenelle, vado sopra la catenella successiva, quindi sopra la quinta catenella e mi vado a lavorare una maglia alta, vado sopra la catenella seguente e lavoro una successiva maglia alta, poi mi lavoro le 10 maglie alte così come si presentano, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Poi lavoro le 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, vado al centro delle 2 catenelle e mi lavoro il punto ventaglio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e altre 2 maglie alte, una e 2. Poi lavoro una, 2 catenelle,
maglia bassa al centro delle 5 catenelle, una, 2 catenelle, 3 maglie alte sopra le successive 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3, ed ho terminato anche questi giri. Adesso lavoro una, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e volto il lavoro. Lavoro le successive 2 maglie alte, quindi una, 2, lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, filo sull'uncinetto, vado al centro dell'arco di 2 catenelle e mi lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Poi lavoro una, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorarmi solo le prime 2 maglie alte, una e 2, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, salto 9 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sopra l'ultima maglia alta mi vado a lavorare una maglia alta, 3 catenelle, un'altra maglia alta sempre nella stessa maglia di base, 3 catenelle, una successiva maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 e la quarta maglia alta. Poi lavoro la catenella, volto il lavoro e mi lavoro la maglia bassa sopra la maglia alta sottostante, filo sull'uncinetto, vado sopra la seconda catenella e mi lavoro la mezza maglia alta, le 3 maglie alte, una, 2 e 3, la mezza maglia alta e la maglia bassa nell'ultima catenella, e procedo così per creare gli altri petali, perché in effetti i giri di lavorazione sono terminati. Ecco come si presenta il bordino, quindi noi adesso dobbiamo ripetere dal secondo giro al settimo giro, dobbiamo ripetere sempre questa sequenza. Quindi adesso la lavorazione che stiamo iniziando è quella del secondo giro, quindi questo è come si presenta. Quindi ripetete sempre dal secondo giro, quindi questo giro qui dove noi creiamo il petalo, quindi dal secondo giro al settimo giro, ed è così che si presenta il lavoro. E questo bordino può essere utilizzato in tanti modi. Potete utilizzarlo per rifinire degli asciugamani, delle lenzuola, anche se lavorato con la microfibra ha un bellissimo effetto. E poi potete rifinire delle copertine, ma anche perché può essere utilizzato per capi di abbigliamento, per creare. Questo poi va tutto nella vostra fantasia, la vostra fantasia. Quindi questa è la sua realizzazione, spero che vi sia utile e che vi possa piacere. Grazie.